Buongiorno, oggi come vedete siamo qui con Pablo Aio, devo dire l'amico Pablo Aio perché ci conosciamo da anni e lui è una persona molto conosciuta, giornalista, ricercatore, per molti anni è stato, come dire, l'esperto, il consulente di Italia 1 per quanto riguarda una materia tanto dibattuta quanto affascinante che è l'ufologia, anche se adesso il termine UFO è stato sostituito dal termine UAP. E quindi Esatto. oggi io vorrei fare una cosa, Pablo, partendo dal tuo libro che hai pubblicato in 2 volumi, Gesù l'extraterrestre, di cui adesso ti chiedo di dirci 2 parole, vorrei proprio lasciarci andare un po' con la fantasia, anche se io sono perfettamente convinto che si tratti di una fantasia che ha delle radici, però infatti diciamo potenzialmente molto Esatto, concreti, molto esatto, concreti. esatto. E poi tu sai, io sono legato ai testi sacri e non sono un ufologo, però il mio interesse per questa materia affascinante nasce dal fatto che nei testi antichi leggo delle cose che sono riconducibili a questo tema. Però partiamo dall'inizio. Dici del tuo libro, che Ok. essendo un romanzo è un libro di fantasia, quindi insomma puoi dire. Esatto, esatto, ma questo libro ce l'avevo in testa da circa 10 anni, era tanto tempo che volevo farlo, anche perché Gesù è è un po' l'elefante nel salotto, cioè è la cosa di cui tutti conosciamo, ma nessuno poi ha un po' abbiamo tutti un po' paura a parlarne perché è comunque una cosa molto sentita, molto delicata. Però devo dire che in questo romanzo sono riuscito a fare 2 cose a cui ci tenevo. Il primo, raccontare una storia anche divertente, avvincente, e comunque è un'avventura, che vede come protagonista questo giovane che a un certo punto, insomma, gli succedono delle cose molto strane. E la seconda è di usare questo veicolo, questo mezzo del racconto per spiegare una serie di cose che penso di aver capito riguardo a quello che era successo diverso tempo fa, collegandolo con l'attualità. Quindi sostanzialmente c'è uno dei protagonisti di questo libro che è un giornalista spagnolo, quindi c'è diciamo, una autocitazione, che poi deve spiegare a tutta una serie di persone alcune teorie in maniera anche molto stringata, perché poi sono persone che non gliene importa molto della teoria, ma vanno molto sulla pratica, perché insomma c'è un'emergenza, c'è questo asteroide che arriva e tante altre cose succedono nel libro. E quindi lui, assieme ad altri, spiegano delle cose. Poi naturalmente in questo libro ci sei anche te, perché ti ho chiesto, se ben ti ricordi, una piccola intervista, e quindi tra le persone che questi esperti interrogano per sapere di più sugli UFO c'è anche un tuo intervento, quindi cade a fagiolo. E quindi è un modo per cercare di spiegare non solo queste teorie, ma anche cosa succederebbe se a un certo punto i governi si trovassero di fronte alla necessità di dover parlare alla gente, di dire ok, dobbiamo dire che in effetti questa roba esiste, e soprattutto l'impatto sulle religioni, perché noi pensiamo comunque che Gesù in qualche modo la Chiesa ce lo vuole rivendere come uno buono, tranquillo, carino e gentile. Sicuramente era una persona, forse di tutti gli Elohim era meno sanguinario, probabilmente, ci sono 2 o 3 parti che ci fanno pensare che lo fosse, meno sanguinario, però la cosa interessante è che comunque non era sicuramente uno tranquillo, tant'è vero che se il Sinedrio poi ha voluto la sua morte è perché lui tutte le leggi mosaiche, diciamo, le ha contravvenute in un modo o nell'altro, no? Dimmi se sbaglio, insomma, da questo punto di vista. No, no, assolutamente, assolutamente. Diciamo che lui è stato condannato per sedizione, insomma, quindi per motivi chiaramente politici, sociopolitici, e quindi era un personaggio diverso da quello che ci è stato presentato. Sì, Ecco, nelle parole che hai detto tu, appunto, relative al tuo libro, sono venuti fuori un sacco di elementi e non saprei da quale iniziare, ma certo che l'idea del Gesù extraterrestre è un'idea che si pongono anche una domanda, che si pongono anche dei teologi, per esempio quelli che sono stati chiamati dalla NASA proprio per tentare di affrontare
problema al quale tu hai fatto cenno, cioè che cosa diciamo alla gente, e poi le implicazioni con la religione. E questi teologi si pongono assolutamente questi problemi, e non a caso si pongono questi problemi soprattutto dal punto di vista cristologico. Perché lì è, come dicevi tu prima, no? L'elefante in una cristalleria, cioè nel senso che lì si gioca poi tutto, perché molti dicono vabbè, l'Antico Testamento è una cosa, Gesù un'altra, ma chissà, perché se c'è una continuità tra diciamo gli Elohim dell'Antico Testamento e questa figura come il Mashiach, cioè il Messia di uno degli Elohim, e anche nel tuo libro c'è la figura ovviamente del Messia, ecco, allora questo non diventa più un tema staccato, ma diventa un tema unico, no? Sì, sì, il discorso è che, come dicevo anche in una prefazione secondaria al secondo volume, ci sono più di 30.000 religioni nel pianeta Terra, 30.000 religioni, e ognuna è convinta di essere l'unica giusta, no? Sostanzialmente ci sono delle lotte terribili a livello religioso, anche tra, che ne so, in India, tra i Sikh, tra induisti, tra musulmani. E sarebbe interessante perché molto spesso queste religioni hanno delle figure in comune. Cristo è una delle figure più rappresentative da questo punto di vista, perché viene venerato sia dai musulmani che dai cristiani che da altre, non dagli ebrei. Anche lì ci sono quelli che lo vedono come mezzo profeta e quelli che lo vedono invece come una specie di demonio o di mago da strapazzo. Quindi, però evidentemente se lui uscisse fuori ci sarebbero tutta una serie di religioni che dovrebbero mettersi d'accordo, perché ovviamente ognuno si dipinge Dio come gli fa comodo, no? Alto, basso, magro, nero, bianco, poi esce fuori lui e dovremmo andare tutti, metterci tutti d'accordo, oppure decidere di farlo fuori per la seconda volta, che probabilmente è la cosa che sarebbe più facile per tutti, ed è anche quello che cercano poi di fare nel libro. Penso che uno così scomodo non me lo so immaginare cosa succederebbe per davvero. Sì, tra l'altro in questo contrasto tra le religioni si inserisce anche l'attualità. Pensiamo alle posizioni diverse che hanno su quanto sta avvenendo il patriarca di Mosca Kirill e il patriarca di Roma. Adesso lo chiamo così perché ho difficoltà alle volte a pensarlo come papa, visto anche i video che sto facendo sul codice Ratzinger con il professor Corries. Sì, sì. Insomma, abbiamo due papi come nel Medioevo, no? ecco, esattamente. Sì, sì. No, il vescovo Crillo, se ho letto delle cose, la sua arringa si basava sul fatto che la debolezza, l'inferiorità occidentale si basava sul fatto, la sua arringa, che c'erano troppi gay. Quindi mi sembra un ritorno al Medioevo sì, pesantissimo, infatti. ed è una cosa, insomma, che farebbe ridere se non ci fosse una guerra di mezzo e non fosse sempre che la Chiesa viene chiamata a sostenere le guerre sante, che poi sante non sono mai, insomma. Senti, a proposito, visto che abbiamo detto dichiaratamente che vogliamo di fantasia, no? Assolutamente, tutta partiamo fantasia. da un romanzo, e quindi io in questo frangente, insomma, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ho letto, e per esempio anche addirittura sul mio profilo mi è stato scritto: ma perché voi alieni, cioè Ecco. hanno messo dentro anche me, voi alieni non intervenite a salvarci. E io so che nella storia, nella narrazione dell'ufologia, ci sono per esempio dei racconti relativi al fatto che degli alieni, insomma dei mezzi alieni, avrebbero neutralizzato delle testate atomiche, eccetera. So che uno dei temi ricorrenti, perché io mi ricordo di averne sentito parlare più volte durante congressi ai quali partecipavo come relatore per la parte mia, però c'erano anche persone che si occupavano di altri temi. Sì, sì, sì. E mi viene in mente però ciò che dice Nick Pope, che dopo essere stato 25 anni al Ministero della Difesa inglese, dove dice di aver studiato 12.000 casi, di cui il 5%, cioè 600 casi, sono sicuramente casi non spiegabili, e lui dice una cosa che va in controtendenza, perché dice: ma io non mi augurerei tanto che vengano a trovarci, perché potrebbero non essere così amichevoli. Ecco, cioè, come dire, se venissero potrebbero magari venire per conquistarci. Ripeto, siamo nell'ambito della fantasia, Sì, ma ci sì. concediamo questa mezz'ora
in questo periodo grigio. Sì, ma guarda, ci sono un sacco di storie anche quasi divertenti, no? Cioè, negli anni 50 e 60, questo è stato poi uscito fuori nei documenti ex KGB, che c'era una base missilistica russa che aveva i missili nucleari e un generale che era in visita non credeva alle storie dell'altro generale che era a capo della base, il quale gli diceva che ogni volta che spostavano una testata nucleare appariva un disco che seguiva il camion con la testata. Al che hanno fatto una scommessa, non si sa dopo quante diciamo vodka, e che il comandante ha fatto salire, ha fatto montare un missile nucleare su un camion, l'ha fatto uscire dalla base, gli ha fatto fare il giro della base e puntualmente appena il camion col missile nucleare è uscito dalla base è apparso un disco volante che si è messo a seguirlo. Questo per fare capire quanto ci sia un fortissimo interesse da parte di questi visitatori, quindi anche quello che è successo nella base di Maelstrom nel 67 in Montana, che a un certo punto era sempre un momento un po' caldo e a un certo punto è arrivato un disco fuori da questa base ma vicinissimo alla base, era proprio davanti al cancello, tant'è vero che uno delle guardie si è avvicinato per toccare il disco perché era quasi atterrato, galleggiava a 1,5 metri di altezza e poi è stato sbalzato dietro da questo diciamo campo di forza e contemporaneamente tutti i missili, 10 missili nucleari Minuteman che erano nei silos sono andati in stato di disattivazione per 24 ore e non c'era nessun guasto, è stato proprio, lo dicono, forse un colpo di energia elettromagnetica e quindi viene da pensare comunque che vogliano farci capire che sì, finché facciamo le guerre ce le lasciano fare, però se dobbiamo giocare col nucleare e rischiare quindi di distruggere il pianeta, di cancellare la vita sulla Terra, allora in qualche modo si fanno sentire. Tu sai che il mio metodo dichiarato è il facciamo finta che, no? Sì, sì, Quindi esatto. se noi facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto nei testi antichi e che quindi la Terra, cioè questo pianeta, sia un laboratorio dalle caratteristiche straordinarie, cioè un laboratorio di cui sicuramente ne possono esistere altri esemplari nell'universo, ci mancherebbe, ma dalle caratteristiche particolari perché consentirebbe, come dire, una biodiversità veramente speciale, perché magari Esatto. no, in alcuni altri posti ci potrebbe essere spazio per un certo tipo di vita, meno per un altro, eccetera. Invece qui veramente le specie sono milioni e c'è Esatto. tutto il contrario di tutto. È chiaro che sempre facendo finta, sempre rimanendo Molto. nell'ambito del romanzato, è chiaro che se degli scienziati che seguono l'andamento di questo laboratorio, se lo vedessero distruggere o potenzialmente distruggere da una razza che, poverina, non sa bene come controllarsi, beh, dovrebbero essere interessati in un qualche modo Assolutamente a sì. intervenire. Guarda, c'era un evento che era successo diversi anni fa a un militare, oltretutto. Questo era Lynn Buchanan, Leonard Buchanan, detto Lynn, che praticamente era un maggiore che lavorava anche per il progetto di remote viewing, no? Di vista a distanza. E lui a un certo punto ricordò che era stato rapito da dei grigi e durante questo rapimento gli avevano iniettato una sostanza, al che lui diceva: che cosa mi state iniettando? E gli hanno detto: no, questa è una malattia mortale, ma non ti preoccupare, è mortale solo per noi. E allora lui disse: ma perché me la state iniettando a me? E gli dissero: perché tra 2 settimane torniamo e prendiamo i tuoi anticorpi. E lui disse: ma com'è possibile che i miei anticorpi sono compatibili con la vostra biologia? E loro gli dissero che la razza umana era l'unica razza nell'universo che era compatibile con tutte le razze extraterrestri. Quindi sicuramente siamo una specie di farmacia oltre che di laboratorio. Io ho questa mezza idea, no? Poi tu mi dirai, ho l'idea che gli antichi Elohim avessero delle grandissime conoscenze genetiche e che adesso ce ne sono pochi, se ce ne sono, e altri visitatori alieni che sono venuti magari dopo che abbiamo fatto chiasso con le bombe atomiche, che abbiamo fatto diverse cose, arrivati qui hanno scoperto, diciamo, questo giardino di esperimenti e hanno detto: ma mo ne prendiamo un po' anche noi, capito? Probabilmente non so come la... Certo.
Ma sai, siamo nell'ambito delle ipotesi, quindi veramente tutto è possibile, no? E io sono convinto che la realtà in genere supera la fantasia, Sì, sì. la supera veramente. Penso alle volte, per esempio, al fenomeno della metamorfosi degli insetti, pensare che un insetto vive allo stato di bruco, poi si chiude dentro un suo bozzolo, di dentro diventa una poltiglia, esce una farfalla, capisci che nessun racconto di fantascienza si è mai inventato una roba del genere, no? Cioè Sì, un essere che diventa poltiglia e poi ne esce un essere completamente diverso. Pensa se ce lo raccontasse, invece ce l'abbiamo sotto gli occhi tutto il tempo. Tu esatto. parli nel tuo libro anche di un asteroide che arriva Esatto. e questo sai cosa mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente il fatto che nel 2017 è passato, diciamo così, astronomicamente vicino alla Terra Oumuamua, cioè quel Esatto. grossissimo asteroide che si chiama, l'hanno chiamato così, che significa il messaggero o che viene da lontano o che viene dal passato. E su questo la cosa interessante qual è? Che l'astrofisico Avi Loeb, col quale ho avuto la fortuna di parlare, di fare un dialogo che è qui sul canale, lui ha detto espressamente, astrofisico di Harvard, quindi non Mauro, Sì, sì, sì. ovviamente, ha detto espressamente che quello potrebbe essere un relitto alieno. Tant'è che lui ha messo in piedi un progetto che si chiama Progetto Galileo, proprio per andare alla ricerca della vita aliena di cui lui è assolutamente certo. Ma un'altra cosa interessante è, per esempio, non so se l'hai seguito, che a Natale la NASA ha lanciato il James Webb Space Telescope, Sì. che ha tra i vari compiti anche quello, siccome ha dei sistemi di fotografia, diciamo, i più avanzati in assoluto, di fotografare anche eventuali biotracce su pianeti che si trovano molto, molto lontano da noi. E quindi si sta andando in sostanza in quella direzione, proprio per quel che dicevi tu prima, che prima o poi Sì. qualcosa di più rispetto a ciò che ha detto il Pentagono l'anno scorso quando ha fatto quella prima apertura, qualcosa di più dovranno dire. Cosa Sì, pensi? sì, sì. Ma guarda, sono due argomenti molto importanti. Parlo prima di questo di Avi Loeb, che la gente magari non si rende conto della caratura e l'importanza. È come se da noi Rubbia o Zichichi avesse detto che esistono gli UFO. Insomma, è una persona che è il direttore di una, diciamo, di un gruppo, di un grossissimo gruppo di ricercatori astrofisici, quindi sono rimasti tutti abbastanza sorpresi perché lui sta facendo uno studio su una vela solare. Una vela solare sarebbe un tipo di astronave che sfrutta il vento solare per potersi muovere a grande velocità e distanza. E secondo lui questo Oumuamua poteva essere un'astronave con una vela solare. Lui dice forse era una sonda automatizzata, forse anche diciamo non più attiva, però sostanzialmente il discorso è che non abbiamo una foto vera e propria, abbiamo dei rilevamenti e fa vedere che questo oggetto sembra allungato, proprio come se fosse un sigaro, un oggetto sigariforme. Noi sappiamo dalla letteratura, quindi da quello che è successo, quello che hanno raccontato anche i rapiti, che i dischi volanti sarebbero in verità dei dischi per breve gittata, cioè ci si può andare sulla Luna, magari su Marte, però sono per i piccoli voli, mentre invece poi entrano all'interno di questi oggetti più lunghi a forma di sigaro, a forma di tubo, che sono proprio adatti ai viaggi più lunghi. Quindi il fatto che sia stato visto un oggetto sigariforme o allungato potrebbe benissimo rientrare in questa casistica. L'altra cosa interessante è Scusa, ti che... interrompo solo 30 Sì. secondi. Mi fa venire in mente nella Bibbia la descrizione dei cherubini che si attaccano sotto il ruach e poi il ruach si alza e se ne va via. Esatto, esatto, Ecco, sono quindi una modulari. cosa del genere senza bisogno di inventare nulla. Esatto, Prego. esatto. Il discorso è che Cevi Loeb è, ovviamente dal nome, insomma, ebreo, e c'è un altro signore ebreo che si chiama Haim Eshed, che era capo dei servizi spaziali della difesa israeliana per 30 anni, che ha detto, che oltretutto è anche uno fisico, insegna fisica all'università, anche se ha più di 80 anni, Haim Eshed ha detto ultimamente che lui sa per certo che gli americani e anche i russi hanno avuto dei contatti ufficiali con delle razze aliene, addirittura parlava di una base su Marte abitata dagli alieni in cui ci sarebbero anche degli astronauti
russi americani che convivono e lavorano con loro. E anche lì è tosta, perché Haim Eshed è una persona di grandissima cultura e grandissima intelligenza, e ancora, nonostante l'età, molto in gamba, e quello che dice lui, dice ormai io ho la metà mia e posso raccontare queste cose perché non ho più, cioè la mia carriera l'ho fatta, non è che mi rovino la carriera, e dice posso dirlo. Questo era l'uomo che era responsabile della sicurezza spaziale per Israele. Quindi fa pensare sicuramente che sapeva quello che voleva dire, che c'è comunque, soprattutto come tu penso immaginerai, a livello ebraico, della comunità ebraica, una conoscenza molto approfondita di questi temi. Quindi penso che non sei l'unico che poi rilegge la Bibbia in questa maniera, e che sicuramente se iniziano a parlare due pezzi grossi come Haim Eshed e Evilov, probabilmente anche tra di loro, oltre che con gli americani, si inizia a pensare a una apertura, a un rilascio comunque di informazioni di un certo tipo. Almeno questa è la mia intuizione, non so se te hai questa percezione. Anch'io ho la stessa percezione, anche perché ci sono, sai, dei dati di fatto. Per esempio, adesso per il 2022 c'è la legge negli Stati Uniti, che ovviamente rifanno ogni anno, ma che è il National Defense Authorization Act, che è appunto la legge che distribuisce un po' i budget per le ricerche, e lì è istituito proprio anche un organismo dedicato proprio alla ricerca, diciamo così, allo studio di questi fenomeni non spiegabili, e la ricerca e lo studio vengono condotti sia sul piano militare sia sul piano dell'intelligence, quindi evidentemente, insomma, qualche cosa c'è. Ma in relazione al fatto che, insomma, non più tra tanto tempo qualcosa dovranno dire, me l'ero preso questo perché è interessante, sai perché? Perché è pubblicato dall'Avvenire, quindi è pubblicato dal quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, il quale il 21 dicembre parla del fatto che appunto la NASA ha convocato questi teologi per chiedersi che cosa, no, bisognerebbe fare, o quale reazione potrebbe avere il mondo di fronte ad una rivelazione. E lui dice che le tradizioni religiose sarebbero una caratteristica importante nel modo in cui l'umanità affronterebbe la conferma della vita altrove. Dice: finora la mia attenzione si è concentrata principalmente su ciò che i teologi chiamano cristologia, non a caso. Siamo all'interno del perché. E qui siamo appunto al sottotitolo Gesù l'extraterrestre. La discussione su chi fosse Gesù, e in particolare su cosa significa ritenerlo insieme umano e divino. Questo è l'oggetto della discussione. Cioè quell'altra sua metà, che cos'è? Esatto. Allora, la teologia dice chiaramente c'è una sua metà che non è terrestre. Bene, possiamo essere d'accordo. Dopodiché noi ovviamente, come sempre nell'ambito della fantasia creativa, diciamo una metà che non è terrestre, stando ai racconti degli antichi. Ci dicono che questi si mescolavano, che questi facevano figli, che c'erano in mezzosangue. I racconti dei Vangeli ci parlano dell'intervento di un Gabriele, di un El potente, o di uno che esercita il potere per conto di un El, e a seguito di questo intervento Maria rimane incinta. Giuseppe che si arrabbia nei Vangeli apocrifi perché dice: ma magari qualcuno che si è fatto passare per un angelo mi ha fatto questo scherzetto. Insomma, voglio dire, nel momento in cui si dice che è metà e metà, di lì in avanti quantomeno si può aprire una discussione, no? Così come da quando il Pentagono ha detto esistono gli UAP che non sappiamo spiegare e che fanno cose che noi non sappiamo spiegare, la discussione è possibile. Cioè, mentre prima si diceva non vogliamo neanche sentirne parlare perché sono tutte stupidaggini, adesso non è così, adesso è cambiata un'epoca. Ma questo teologo, citato dall'Avvenire, che è Andrew Davison, che è teologo dell'Università di Cambridge, tanto per cambiare, dice anche: ora, vista l'elevata probabilità che esista vita aliena, c'è una domanda teologica a cui dare risposte riguardo alla prospettiva della vita su altri mondi. Dobbiamo pensare a molte incarnazioni o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù? Dicono: questo individuo, metà e metà,
È venuto solo qui per fare certe cose oppure è stato mandato con una funzione messianica anche da altre parti? E finisce un problema che deve essere giustamente affrontato prima che possa arrivare il grande annuncio. E questo non lo dico io, non lo dici tu, lo scrive l'Avvenire. Cosa ne dici? No, guarda, è molto interessante perché in India, tu lo sai che in India hanno una tradizione fantastica, poi abbiamo il comune amico Baccarini che pure lui insomma studia queste cose in maniera molto approfondita, e in India hanno da tempo la conoscenza che esistono altri mondi, che questi dei sarebbero in realtà extraterrestri, perché nei testi sacri indiani è scritto a chiare lettere che questi dei vengono da altri mondi. Infatti dicono, se ci fosse questa dichiarazione che tutti gli antichi dei in verità erano alieni, gli unici che non si sorprenderebbero per nulla sarebbero gli indiani. Gli indiani hanno poi una tradizione fantastica che è quella dell'avatar. Per gli India l'avatar è un essere extraterrestre, un essere di altri pianeti, un essere superiore, quindi un dio come lo vogliamo chiamare, che decide di incarnarsi sotto forma umana per portare, a seconda dei casi, o la saggezza o la giustizia. Quindi sono degli avatar molto pacifici e avatar invece più ribelli e giustizialisti. Però sostanzialmente per loro è normale l'idea che un essere di un altro mondo possa incarnarsi in forma umana, ed è una cosa che ci fa pensare, perché ci sono diversi racconti di addotti, di persone che sono stati rapiti, che spiegano come gli alieni possano benissimo clonare sia i corpi umani che i corpi alieni, e ci sono addirittura delle razze aliene che vivrebbero in eterno così, cioè si clonano il proprio corpo quando è giovane e quando iniziano a invecchiare spostano la coscienza in un altro corpo. Quindi l'idea di un Gesù che magari è già stato su altri pianeti, ed è anche un po' questo di cui parlo nel libro, Gesù, diciamo, un lavoro più universale, no? Se uno dice è re dei cieli, bisogna capire cosa sono questi cieli, perché o sono dei pianeti o sono delle astronavi, però sicuramente è qualcosa che potrebbe essere visto da un punto di vista anche, se vogliamo, religioso, ancora più bello, no? Cioè parliamo di uno che veramente ha portato, diciamo, questo messaggio di pace, se era di pace, poi bisogna capire, in tutto l'universo, però soprattutto c'è una meccanica, un meccanismo per cui degli esseri alieni possono reincarnarsi in forma umana sulla Terra, e questo chiaramente porterebbe a uno scenario anche un po' preoccupante. Sì, tra l'altro questo spiegherebbe il discorso della reincarnazione. Io mi ricordo, avevo letto, ma già una decina d'anni fa, l'intervista, se non sbaglio, al presidente dell'Istituto Italiano di Astrofisica, il quale diceva che tra una ventina, una trentina d'anni, adesso non ricordo esattamente, noi saremo in grado di scaricare su quella che sarà in quel momento una chiavetta del momento, tutto il contenuto del nostro cervello, e quindi poi è chiaro che avendolo dentro una chiavetta uno lo può rimettere da un'altra parte. Esatto. Sempre fantasticando, diciamo, ci fosse una razza che ha questa possibilità, potrebbe anche dire: se fai il bravo ti faccio rinascere. È quello che succede. Ma io infatti ho una se teoria. invece non fai il bravo non ti faccio rinascere. Esatto, io ho una teoria che è carina, non so se hai mai visto la chiave della vita, l'Ankh per gli egiziani, avevano questa specie di croce egizia, e loro dicevano che quando moriva una persona mettevano l'Ankh nella bocca, perché dicevano che in quella maniera potevano far vivere in eterno una persona. Quindi la mia idea è che questo Ankh era un apparecchio elettromagnetico che quando una persona stava per morire gliela mettevano nella bocca, proprio vicino al cervello, quindi nel punto dove c'è il passaggio tra il cervello e diciamo il midollo, e probabilmente riuscivano tramite questa chiave a registrare tutto l'apparato encefalico del cervello, tutti, diciamo, i segnali, o proprio quella che possiamo chiamarla l'anima, perché infatti anche veniva chiamata la chiave della vita, e dopodiché probabilmente la mettevano dentro il corpo clonato nuovo per scaricare la coscienza. Almeno questa è una mia idea, non so se poi guarda, oggi stiamo viaggiando di fantasia, quindi non facciamo finta di essere dentro un romanzo, e quindi stiamo raccontando un romanzo, di essere dentro il tuo romanzo, stiamo perché più che altro io mi quindi domando perché gli dei dovevano mettere una roba in bocca a uno che stava morendo, certo, per garantirgli la vita eterna, quindi certamente, sì. E poi anche bisognerebbe rivedere dal punto di vista scientifico il discorso della mummificazione, cioè che cosa tentava
in realtà di ricostruire, di rifare cosa che loro Sì, non erano più probabilmente. capaci di fare, ma avevano visto fare o Esatto. sentito raccontare, Sì, insomma, sì, che veniva fatto. ma Senti, io. ah no, scusa, di No, pure. no, ci sono anche le favole, lo sai che le favole sono i ricordi di miti dimenticati, e ci sono queste favole tipo di Biancaneve, no? O della Bella Addormentata, che vengono messe in queste teche di vetro e poi non sono morte ma vengono fatte rivivere dopo, e anche questi possono essere dei ricordi di camere iperbariche, insomma, no? Di qualche tipo. Tra l'altro, tra i discorsi possibili, uno dei due sottotitoli del tuo libro è Il ritorno degli Elohim. E io qualche settimana fa sono stato ospite in Svizzera di Erich von Däniken, che mi ha fatto vedere insomma tutta la sua documentazione, eccetera, e quindi abbiamo parlato a lungo per alcuni giorni nelle cene. E ci sono due cose di cui lui è assolutamente convinto. La prima è che gli Elohim torneranno sicuramente. Ok. Se già non sono tornati, ma comunque torneranno in un modo che sarà, come dire, eclatante, cioè non ci sarà più discussione, no? Come invece adesso si dice sono qui ma non sono riconoscibili o cose del genere. E la seconda cosa è che lui dice che il compito dell'uomo è di fare ciò che hanno fatto gli Elohim con noi, cioè quindi andare a portare la vita, andare a portare la sperimentazione su altri pianeti. Ecco, queste due cose di cui lui è assolutamente convinto. Tu questo ritorno degli Elohim come l'hai fantasiosamente ipotizzato? Ma allora, diciamo che nei miti antichi c'è quasi sempre una lotta tra due fazioni celestiali, e quindi anche, diciamo, quella che perde finisce sempre sottoterra, quindi nei miti greci, nei miti celti, anche quelli degli indiani Hopi, diciamo, questi che perdono finiscono sottoterra e poi vengono, infatti, finiscono per essere visti come demoni, no? Spesso e volentieri, quando in verità sono quelli che hanno perso. E siccome temevano anche un attacco dal cielo, possiamo immaginare che armi potevano venire dal cielo, hanno preferito andare sottoterra. Può anche darsi che avessero dei problemi con la luce solare, almeno alcuni, perché poi ricordiamoci sono alcuni di loro che sono albini, e quindi può darsi che hanno preferito stare sotto per via di questo, per evitare il sole. Altri invece sembra che forse sono andati via nel cielo, anche se non è del tutto chiaro questo passaggio, però la mia idea è che forse un giorno potevano tornare con questo pianeta, con il discorso famoso di Nibiru, che però secondo me non è un pianeta tout court, perché sì, ci possono essere dei pianeti molto esterni come orbita rispetto al sistema solare, ma da diverse cose che ho visto e che ho letto penso che ci siano delle stazioni spaziali che si possono muovere, grandi come magari la Luna, anche poi sulla Luna ho i miei dubbi perché è una Luna un po' strana, perché poi farebbe il doppio, farebbe, diciamo, coppia a questo discorso dell'astronave che torna con la profezia di San Giovanni della Gerusalemme celeste. Gerusalemme celeste sarebbe questa città in cui abita Dio con tutti i suoi angeli, che un giorno tornerà, una città che non ha bisogno del sole perché c'è una luce che non è quella del sole che illumina tutto, che ha i pavimenti che sembrano di cristallo, e che, a detta di quelli che poi hanno letto per bene e hanno fatto i calcoli, questo testo sembrerebbe addirittura di forma piramidale, questa Gerusalemme celeste addirittura, ma potrebbe anche essere sferica, cambia poco. E quindi l'idea di questa città celeste che arriva e con cui, soprattutto, che arriva il giorno del giudizio, arriva quando Dio poi deve giudicare, no? C'è una frase, c'è un riferimento soprattutto nei Vangeli da parte di Gesù che io ho trovato molto interessante, che ho riportato nei libri. Per lei parla del tempo del raccolto, parla del tempo della mietitura, che è un termine specifico, perché se paragona la fine del mondo, quindi il giorno del giudizio, a una mietitura, vuol dire che c'è stata una semina. Quindi gli dei hanno seminato la razza umana, quindi hanno creato la razza umana quasi come se fosse una pianta, no? La vede? E poi quando viene fuori queste piante crescono, lui dice verranno presi quelli buoni e invece l'erba cattiva viene buttata via. Però questo fa pensare proprio a un esperimento genetico su larga scala per creare una nuova razza, probabilmente anche perché loro erano una razza antica, forse volevano una razza nuova in cui anche fondersi, non lo so,
e quando questa razza sarà matura, quando diciamo il grano sarà maturo, lui dice verrà presi quelli giusti e quelli che invece non ci interessano vengono lasciati. È un discorso che fa un po' anche impressione, però è quello che c'è scritto nei Vangeli Sì, sostanzialmente. sì, certo. Senti Pablo, noi adesso abbiamo fatto un po' più di mezz'ora di colloquio che è passato almeno per me in un attimo. Sì, Tu infatti. sai che noi potremmo andare avanti per ore perché ovviamente lavorando in questo modo poi mentre tu parli mi vengono in mente tutta una serie di riferimenti biblici, poi c'era il discorso della luna a cui hai accennato. Io direi per questa volta, per questo momento potremmo salutare i nostri amici che ci hanno ascoltato fin Ok, qui e ci rimandiamo ad un prossimo incontro per andare avanti a parlare di queste cose, sempre con questo metodo dichiarato. mi va Ci benissimo. riteniamo liberi di dire quello che vogliamo Esatto, nel modo più assoluto e poi ognuno ne farà quello che vorrà, farà i suoi ragionamenti, ma perché in questo momento, diciamo, rimaniamo all'interno della bolla della narrativa, ok? E esatto, quindi della esatto. creatività narrativa. Va Quindi benissimo. io ti ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ci diamo Sì, appuntamento. allora un grande saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato. Spero di rivedervi presto e di rivedere presto anche te, naturalmente. Ciao a Ciao, tutti, grazie. ciao.